Vi ho già parlato molto bene dello Xiaomi 15 Ultra per la parte delle foto, ma devo dire che ho qualche dubbio ancora su alcune cose sui video. Una delle cose che più mi ha fatto impazzire è questa, il fatto che mi sembra che il log non sia del tutto lavorabile come magari in altre macchine, ma e quindi ho voluto provare a registrare varie clip in Dolby Vision perché il Dolby Vision ti permette di avere questa registrazione dall'app nativa dello Xiaomi in 10 bit. Vedete che questa è una di quelle registrazioni. Qual è il problema però? Il problema è quando la andate a lavorare su DaVinci Resolve e DaVinci Resolve vede tutti questi colori che vedete qua e tutta la definizione come sbiaditi. Ora, in effetti, se io vado ad aprire questo stesso file con, per esempio, VLC, guardate che l'altro in maniera che magari spero che si veda dalla. Guardate la differenza tra i colori qua, le nuvole, il colore del mare. È proprio come se fossero due file completamente diversi. E in molti casi questa differenza è ancora, vediamo se è ancora più evidente. Quindi il problema è se io prendo questo file, lo passo su DaVinci Resolve, vediamo se lo trovo dove l'ho aperto, eccolo qua. Questo dovrebbe essere il file. Sì, è questo. Lo metto sulla timeline. Notate che si vede come si vedeva quello di VLC. Perché? Probabilmente perché come VLC la versione gratuita di DaVinci Resolve non supporta il Dolby Vision. Quindi come facciamo a recuperare i colori che avevamo nel file originale per poterci, diciamo, lavorare? Ho provato a fare 2000 test, ho cambiato di tutto, tutte le cose possibili e immaginabili, ma l'unica semplicissima che mi permette più o meno di recuperare quei colori che vedevo con il Dolby Vision è questa. Vado alla page di color. Vedete che in realtà che cosa succede qua? Succede che nel Dolby Vision evidentemente lui porta questi colori oltre la soglia del visibile. Vedete che sono troppo verso sopra? Quindi la cosa più semplice sarebbe prendere un nodo qualsiasi, anche quello originale, diciamo va bene, vado nelle color wells, prendo la gamma e inizio ad abbassare la gamma fino a che non ottengo più o meno il voluto. Solo che, allora, forse ho esagerato, ok, solo che a questo punto, lo porto anche un po' più avanti perché si veda magari meglio che qua c'è la banda rossa, che cosa succede? Sì, ho recuperato colori, potrei anche abbassare ancora un po' la gamma per avere quello scuro che vedevo prima sul cielo, ma tutta la parte di, diciamo,
di ombre si perde in questa maniera, quindi per recuperarla alzo invece i livelli di lift. Vedete? A questo punto recupero il file e lo posto. Ora, il mio consiglio è fate diciamo, questo lavoro sul nodo per ogni clip, perché ogni clip merita, visto che comunque le informazioni ci sono, di essere lavorata una per una. Se siete dei tipi un po', come dire, a cui manca il tempo, diciamo così, allora sul primo file lavorato, che naturalmente qua manca un po' di crisp, un po' di eccetera, che sono cose che vanno comunque fatte, ma diciamo per recuperare questa color più simile a quella del Dolby Vision, potete in maniera rapida fare clic qua col bottone destro e crearvi una LUT. Una volta che vi create la LUT e ve la inserite, vedete io l'ho inserita qua, ho creato proprio una cartella LUT create da me, potete sempre che fare, per esempio facciamo così, Option S, ne faccio un altro, questo diciamo lo disattivo, quindi ritorno come era prima, prendo la LUT creata da me e lo infilo sul secondo, tanto per avere una referenza. Questa è fatta con la LUT e questo invece diciamo fatto ad hoc per questa clip. In effetti vanno bene tutte e due, ma come vi dicevo io preferisco lavorarle una per una, perché tanto voglio dire, se vado a prendere un'altra clip, mettiamo che io questo con la LUT lo tolgo e vado su, quindi chiudiamo le LUT, ritorno qua, eccolo qua, prendo un'altra clip, per esempio questa, la metto qua, vado alla color page, prendo la prima clip che era già colorata, CTRL C e poi clicco sulla seconda clip non colorata e faccio CTRL V, vedete che anche questa avrà la color corretta, tenendo conto che qua ho effettivamente fatto un copia e incolla, quindi per esempio questa che secondo me richiede un po' meno di gamma, la posso continuare ad abbassare fino a ottenere la gamma che voglio, diciamo, che mi interessa. Qua potremmo anche alzare un po', qua continuare un po' ad abbassare, eccetera. Ricordatevi di tenere qua il parade, ricordatevi anche che a volte quasi non si vedono questi colori perché bisogna spingere qua e aumentare questa, vedete che cambia, potreste anche trovarla che non si vede niente, basta aumentare qua la luminosità del parade, ok? Questo è tutto, spero di essere stato utile, al prossimo video.